Da sempre l'umanità si è mossa con l'intenzione di superare i confini, di superare i propri limiti. Questo irrefrenabile desiderio di andare oltre, di scoprire, di sfidare, di sfidarsi. E già da piccolo ci si sente un po' esploratori, vogliosi di andare, di scoprire. E quando hai 3 anni e riesci a superare di 30 metri gli occhi vigili di mamma e di papà, ti sembra di aver fatto l'impresa. Man mano poi i confini dilatano, la voglia di andare oltre aumenta in modo esponenziale. E beh, non c'è nulla da fare. La storia lo insegna e il nostro DNA ce lo dice. Siamo fatti per andare alla scoperta, esplorare. Quando tutto accadde, non sentivo in me il desiderio di superare i miei di limiti, ma semplicemente avevo il desiderio di sentirmi viva, appagata, realizzata. E così ho scoperto quanto fosse bello assaporare nuovi mondi, esplorare e godere di nuove esperienze. E perché non farlo di corsa? Io sono un'ultramaratoneta, ve l'hanno detto, amo correre, e perché non portare con me questa mia passione in questa incantevole avventura? E così, insieme alla mia amica corsa, con uno zainetto sulle spalle ho attraversato i più grandi deserti del mondo. Ho girato in lungo e in largo continenti, spingendomi ogni volta sempre un po' oltre, ma a volte senza nemmeno saperlo. E ogni volta trovavo una nuova sensazione da assaporare. Capii che andare oltre, in fondo, cavolo, era piacevole. Ogni volta mi si apriva un mondo ricco di emozioni. Compresi che in sostanza i confini non sono che limiti prestabiliti e che non sempre determinano una verità, un sapere, un qualcosa. E proprio in uno di questi miei sconfinamenti ho trovato la risposta a questa mia ricerca, un senso che ha dato un nuovo valore e significato a questo mio percorso e che ora sono qua a condividere con voi. Un po' di anni fa trovai, in mezzo ai miei ricordi, un foglietto che avevo disegnato a 14 anni. C'era una semplice duna con un rametto mosso dal vento e sopra c'era scritto: vorrei sentire il rumore del silenzio nel deserto. Ricordo che mi era sempre piaciuta l'idea di poter andare in un luogo isolato, immenso, dove ti senti piccolo, dove l'uomo non è il protagonista supremo, e assaporarne questa immensità e il suo silenzio. In effetti non avevo tutti i torti, perché adesso che ho corso in tantissimi deserti del mondo, devo dire che correre in un deserto è una delle cose più belle della vita. Prima di tutto è necessaria una cosa: l'umiltà. Non si può pensare di andare lì e di sfidarlo, perché sennò te la fa pagare. Non puoi pensare di fregarlo. E tutte le persone che ho visto personalmente che hanno avuto questo approccio e l'hanno pagata cara, con colpi di calore, colpi di sole. Io chiedo sempre il permesso di passare dentro di me, non lo dico a nessuno, come una preghiera. Chiedo al deserto il permesso di passare. La vedo un po' come una forma di rispetto. E se lo tratti bene, il deserto, e lo ammiri, ah beh, lui ti regala delle esperienze che arricchiranno per sempre la tua vita. Mi è capitato di correre con zebre e antilopi in Namibia. Ho visto stellate meravigliose. Ho ascoltato il suono della sabbia fischiettare sotto i miei piedi, perché in alcune condizioni meteorologiche la sabbia fischietta al tuo passaggio. E poi insomma, ho corso giù dalle dune, si torna a essere bambini correndo giù dalle dune. Ho avuto un sacco di pensieri, un sacco di miraggi, e poi ho capito una cosa, ho capito quanto sia importante la vita. Ho capito quante volte pensiamo di necessitare di cose, ma che alla fine valgono zero. Quando si vive una settimana in autosufficienza, portando tutto quello che serve sulle proprie spalle, si capisce davvero cosa sia davvero importante e cosa no. Si capisce quanto un cellulare sia utile, ma spesso inutile. Il cellulare non si porta spesso, ma sapete perché? Perché nel deserto spesso non c'è campo, non c'è connessione. E se anche se ce n'è, io me ne frego, lui se ne frega della connessione. Perché non abbiamo bisogno di Facebook, Instagram, internet, non c'è bisogno di nulla. Perché quando sei lì, hai voglia di essere lì e basta, lì in quel qui e ora. Allora si scoprono quelle cose semplici, ma che avevamo dimenticato perché inquinati dall'inutile.
la bellezza di parlare con delle persone senza essere interrotti da una suoneria, la bellezza di assaporare un brodino caldo prima che arrivi il freddo della notte del deserto, oppure semplicemente assaporare l'ultimo pezzo di parmigiano reggiano che ti tenevi lì nello zainetto, condividerlo con un coreano che in cambio lui ti regala magari dei gamberetti secchi. Gamberetti secchi mangiati a colazione, ve lo auguro a tutti proprio. Comunque, e qui, in questa situazione, in questi momenti, qual è il confine? Ma qui esistono dei limiti, dei blocchi, è un accettare il mondo così com'è e assaporare un momento e non dimenticarlo più. E il tempo così rallenta. Cioè si riprende, o meglio, i propri spazi, i propri preziosi secondi, facendoceli vivere tutti con estrema pienezza. Ecco, tutto ebbe inizio in questa situazione, e più precisamente in Africa, e ancora più precisamente nel Mali, lungo la falese dei Bandiagara. Era una gara che attraversava tutti i paesi del Dogon, una tribù meravigliosa che racchiude una storia e delle usanze e un misticismo incredibili. Ero in mezzo a una natura arida, dove il silenzio aveva una voce avvolgente. Quel torpore mattutino e tipido che solo l'Africa ti sa donare, un'Africa di baobab parlanti, dalla terra dei tramonti rosso fuoco, un'Africa di zolle di sabbia polverosa, dal caldo che ti avvolge, quell'Africa dalle migliaia di stelle che ti fanno da coperta la notte, con quegli odori di spezie che ti perforano il naso e non le dimentichi più. L'Africa ha anche, insomma, di visi e sguardi che ti guardano un po' guardinghi, con attenzione, un po' diffidenti, però poi alla fine ti regalano sempre un sorriso, o almeno un cenno di saluto. In quel luogo mistico ho trovato delle risposte, ma che forse cercavo anche da tempo. Ecco, ora immaginate una donna come me, alta, anzi me, una donna caucasica alta 1 metro e un'aspirina, e con delle borracce addosso, e, che corre in mezzo al nulla in un deserto. E io spesso venivo scambiata per un uomo con queste calze di compressione. Le donne, potete immaginare, non usano correre e comunque usano vestire con foulard colorati. Insomma, una donna si riconosce a distanza. E io venivo riconosciuta a pochi metri quando mi vedevano in faccia. Ricordo in particolar modo un mio ingresso in uno di questi 1000 paesi attraversati. Avevo alcuni tifosi che mi accoglievano con applausi, poco più in là vidi un bimbo. Avrà avuto 2 o 3 anni, era completamente nudo. E al mio passaggio iniziò a piangere e scappare per i campi come se avesse visto un mostro. Ero io il mostro. Infatti feci un sorriso, accettando a malincuore di essere l'orco cattivo della sua giornata. Abbassai lo sguardo e continuai a correre. E poco più avanti vidi 2 donne. Le sorpassai e sentì che una diceva all'altra «Es una madame, usando il francese, non la loro lingua, quasi come se volesse che io capissi cosa stava dicendo. Allora mi fermai, mi girai, le feci un sorriso felice e lei contraccambiò con uno sguardo di occhi dolci, lucidi, profondi, meravigliosi. Ecco, in quel momento io sentii una connessione, un forte legame con quella donna di cui non sapevo assolutamente nulla. Non sapevo che se era sposata, non sapevo l'età, non sapevo proprio della sua esistenza fino a 2 secondi prima. Però in quel momento ricordo di aver fatto un pensiero in merito a questa energia, a questa empatia avvertita. Eravamo entrambe donne, uguali, e sicuramente, anche se appartenenti a 2 culture completamente diverse, avevamo qualcosa in comune. Ecco, io ebbi la sensazione che questo nostro essere donne non aveva confini di cultura, religione. Era una comune appartenenza, un essere uguali. Così mi resi conto che troppo spesso ci poniamo dei limiti, sia fisici che mentali, limitando territori, persone, generi e a volte anche pensieri, creando quasi una gabbia intorno a noi dove mente e corpo rimangono confinati in idee, opinioni, culture, usanze. A volte queste sono meravigliose, perché denotano preziosa tradizione, legami alla propria terra, cultura, però altre volte sono motivo di inutili lotte e violenze. E una di queste, forse la più barbara e inutile, è la violenza sulla donna. E questo limite, questa cosa ha sconfinato, non è rimasta lì. Una donna su 3 al mondo, secondo il Ministero della Salute, è stata violentata
picchiata, costretta all'atto sessuale, oppure abusata, almeno una volta nella sua vita. Allora, io dopo aver scoperto questo dato, tornai da questo viaggio e mi dissi, ma chissà quante donne ho incontrato io nella mia vita, su un autobus, in un bar, al cinema. Quante donne ho sfiorato senza sapere che si portavano un mostro dentro. Dati incredibili, tristi. E questo era in tutto il mondo, non nei paesi poco sviluppati, lontano da noi. Era in tutto il mondo, capite, ovunque. Allora ho deciso di portare un messaggio proprio in questo sconfinamento, attraversando tutto il mondo, dimostrando che se si vuole è possibile superare qualsiasi situazione ostile, qualsiasi ostacolo che la vita ci può mettere davanti. È spesso solo la mente che crea dei limiti, che ci convince che non si può uscire da alcuni schemi malati. Ho deciso di dare vita a un nuovo progetto, era il 2010, Run for Women, dove per la prima volta ho deciso di agire con un fine, permettetemi il gioco di parole, con un fine preciso, cioè mettere al servizio il mio impegno, la mia passione, per qualcosa di più grande, un messaggio universale, che potesse arrivare a tutti e dare un senso al mio correre, alla mia ricerca, sperando così di migliorare la situazione e superando qualsiasi confine. Avrei attraversato in meno di un anno i deserti di 5 continenti, uno per ogni lettera, che componeva la parola women, e ogni volta che riuscivo in questo intento la lettera si sarebbe illuminata. Beh, ovviamente non potevo pensare di risolvere tutto il problema del mondo, però di farne luce sì. Perché se qualcosa non è visibile, noi non lo vediamo, e se non lo vediamo non possiamo interagirci. Era necessario almeno provare ad accendere i riflettori e dimostrare che se si vuole tutto è possibile. E ho così corso questi 1000 chilometri in 5 continenti, usando le lettere Women, W-O-M-E-N, e accettando il mondo, cercando di svegliarlo, accendendo, scusatemi, il mondo, e cercando di svegliarlo da questo coma, di farlo reagire. A volte si pensa che alcune cose non siano possibili, e io intendevo dimostrare che se io riuscivo a correre per centinaia di chilometri a 40 gradi sotto il sole, anche tu, donna violata, puoi uscire da questo maledetto tunnel nero. Infatti il mio messaggio non era dedicato agli uomini, non fate male alle donne, no, era dedicato alle donne, a prendere in mano la propria vita, a magari chiedere un aiuto a reagire. Ecco, il progetto fu apprezzato da molte testate giornalistiche, una in particolare era Runnesworth, che è una testata di settore. Ebbene, una copia di quella rivista fu gettata o persa, non si sa da qualcuno, comunque cadde su un marciapiede milanese, cadde a pancia in su e si aprì proprio sul mio articolo. E una donna stava passando da lì. Era una giornata, anzi un periodo proprio triste per questa donna. Lei aveva addirittura pensato di farla finita proprio quella mattina lì. Il destino volle che la donna e rivista si incontrarono. Lo sguardo della donna, inizialmente arrabbiata perché qualcuno aveva buttato giù per terra quella rivista, si posò su quell'articolo. Ecco, Run for Women fece ritrovare un pochino di autostima a quella donna e fu per lei un piccolo trampolino di inizio per riprendere in mano la sua vita e capire che alla fine era lei la protagonista della sua vita e come tale poteva cambiarne il copione. Ecco, questa donna si chiama Lina. Mi contattò, mi raccontò questa storia e tuttora ci sentiamo, mi fa spesso gli auguri di Natale, di compleanno e mi ricorda il dono che le ho fatto. Ora, io non so se ci sono altre donne, me lo auguro, ma non lo so se ci sono altre donne a cui ho cambiato la vita. So però con certezza che una l'ho cambiata e solo per questo ne è valsa la pena. La storia di Lina e di tante altre amiche che si sono unite con me in questo messaggio, in questa forza che ci unisce non solo come donne, ma come esseri umani, mi fa credere e sperare con forza che uniti per uno stesso ideale sia possibile superare alcuni confini e che sia possibile lottare per quello in cui si crede, per il nostro bene, per qualcosa di giusto, qualcosa che abbracci tutti noi insieme, tutte e tutti noi. Per questo corro. Per le donne, per le bambine che diventeranno donne, per quelle che non sono ancora nate, ma che nasceranno e saranno donne. E continuerò a farlo, sempre col mio zenetto, la mia dignità, la mia semplicità, ma anche un po' di forza.
e lotterò per ogni cosa che credo giusta e necessaria a questo mondo. Ognuno di noi può fare la differenza. Ognuno di noi può essere un esempio per se stesso e per gli altri. L'importante è agire, anche con dei piccoli gesti. Perché un piccolo gesto, se moltiplicato per milioni di gesti, diventa enorme. E tutto è possibile se si vuole farlo. A volte si mettono dei confini perché si ha solo paura di guardare oltre. Ma sappiate che senza la paura si corre più leggeri. Grazie.